Ciao a tutti, bentornati su Going Expat, io sono Rossella e oggi parliamo con Chiara. Ciao Chiara! Ciao Rossella, innanzitutto grazie per l'invito, per questa chiacchierata. È un piacere essere una tua ospite oggi. Grazie per essere qui. Allora, con Chiara oggi parliamo di un argomento diverso. Mm. Parliamo di espatrio, come al solito, ma reverse, al contrario, tornare in Sicilia, che è anche il nome del blog di Chiara e della pagina Instagram. Trovate tutti i link nella descrizione di questo video se volete andare un po' a sbirciare. E così abbiamo anticipato l'argomento. Chiara è L'argomento. italiana, siciliana, come me, però vive alle Canarie da un po' di tempo e sta progettando di tornare in Sicilia. Raccontaci un po'. Io sono appunto una siciliana, originaria della provincia di Catania. Ho, come molti siciliani, intrapreso la strada dell'abbandono della Sicilia, ma devo dire progressivamente anche in età tardiva, perché io ho studiato, ho fatto la laurea triennale in Sicilia, a Ragusa, studiavo lingue, poi ho deciso invece di fare la magistrale a Torino, quindi già mi sono spostata che avevo una certa età, passatemi il termine. Dopo gli anni a Torino, in cui ho anche iniziato a lavorare, ho sentito comunque quella necessità, quel richiamo di casa, un vuoi perché sono una persona molto legata alle mie origini, alla mia terra, molto nostalgica, ma anche perché avevo quella voglia di un po' di riscatto, di mettermi alla prova, no, quindi ho detto: "Basta, torno, voglio provare a Mhm. creare qualcosa giù". E quindi nel 2012 ho avuto questo già prima esperienza di ritorno in Sicilia. Purtroppo le cose non sono andate benissimo, non sono Mm. andate come io speravo. Sicuramente anche, avevo una maturità diversa da quella che ho Certo. adesso, un bagaglio di esperienze molto, molto più ridotto. Fatto sta che poi, complice, l'inizio della relazione col mio attuale marito, dopo qualche anno abbiamo deciso di emigrare sotto sua, insistente e convincente, diciamo pressione. Nel Ok, 2016 ci siamo trasferiti, alle Canarie, esattamente a Gran Canaria, nella città ok. di Las Palmas de Gran Canaria. E il motivo in realtà di questa destinazione è, puramente casuale, nel senso che è stato fortemente voluto, ma l'unico spunto che avevamo era che Dario era venuto qui in vacanza qualche anno prima, si era Mhm. innamorato di questo posto e da allora mi diceva: "Dai, andiamo, te lo faccio vedere, trasferiamoci". E poi alla fine, dopo un paio di anni, è riuscito a A convincermi. convincerti, ok, ok. E quindi se i motivi per scegliere proprio Gran Canaria sono stati puramente di innamoramento, diciamo, da parte di Esatto. tuo marito, quali sono stati i motivi? Un po' li hai accennati già, però i motivi che ti hanno comunque anche convinta, al di là appunto del tuo Mh. allora compagno e poi marito, a trasferirti, comunque a lasciarla la Sicilia, a prescindere poi per andare dove. Allora è stato un mix di cose. In primo luogo l'insoddisfazione in quel momento dal punto di vista lavorativo, perché Mhm. era quello che più mi stava mancando, perché io poi a livello appunto sociale, culturale, con tutti i suoi difetti, comunque le sue problematiche, a me la Sicilia piace da tanti punti di vista, però a livello professionale non riuscivo a collocarmi perché Mhm. sono passata dal programma Garanzia Giovani a, lavoretti di receptionist, non meglio definiti e retribuiti. Mm. Quindi ero arrivata al punto di dire: "Okay, adesso davvero non ho più nulla da perdere, quindi facciamolo questo tentativo". Sempre Ok. consapevole che, qualora le cose non fossero andate anche qui come noi desideravamo, potevamo sempre o cambiare luogo o tornare O indietro, tornare. come è il caso alla fine. E magari questa è una domanda un po' personale, però insomma Mh-mh. rispondi per quello che vuoi, se ti va. Cos'è che ti spinge invece a tornare? Perché la realtà della Sicilia purtroppo non è cambiata tantissimo negli anni dal punto di vista di opportunità lavorative, almeno da quanto ne so io. Allora, 2 cose. Uno, forse la siciliana è cambiata, ma penso anche che le persone che viviamo fuori abbiamo una percezione un poco ridotta e anche un poco Mhm, distorta, perché chiaramente nella nostra memoria c'è la Sicilia che noi abbiamo lasciato. Nel mhm, mio caso, per esempio, 6 anni fa. Quindi magari certe cose sono andate avanti e io non lo so, altre mhm. cose magari no.
Quindi comunque penso che da fuori la percezione che noi abbiamo è sempre un poco limitata, perché io in questi mesi, confrontandomi con gente che è già rientrata, invece sento che c'è molto fermento, che c'è molta voglia di riscatto, di rinascita, di mettersi insieme e costruire qualcosa. E poi dall'altra parte sono cambiata io. Per quello Mh-mh. che ti dicevo, 6 anni fa, non sono riuscita a crearmi, a trovare quelle opportunità, ma venivo comunque da un'esperienza professionale molto molto giovane, ancora ero abbastanza acerba. Adesso invece ho un bagaglio molto più forte. Io adesso non devo andare a cercare lavoro, io il lavoro qui me lo sono costruito, io adesso sono una lavoratrice autonoma e farò lo stesso in Sicilia, quindi capisco anche che è un vantaggio da quel punto di vista, Certo. okay, perché sono consapevole che non dovrò dipendere dal mercato del lavoro Mh-mh. siciliano, che continua ad essere abbastanza problematico senza dubbio. Però poi nella mia scala, diciamo, di valori, di priorità, ho messo tutte cose in fila, ho detto: Certo. "Okay, per me vale la pena tornare per questo, questo e quello e sacrificare, tra virgolette, o comunque cercare un compromesso con altre cose." È bello sentirlo dire perché in realtà è vero, hai ragione quando dici c'è un gruppo di tante persone che son tornate o son rimaste e hanno deciso di creare qualcosa, di far rinascere, di far fiorire comunque la nostra bella isola e anche banalmente su Instagram ci sono tantissime pagine di persone che si sono impegnate, che si impegnano sul È vero. territorio, ma in maniera proprio pratica. Per Mh-mh. comunque non soltanto farlo conoscere, ma anche organizzare e dare Esatto. possibilità di lavoro per se stessi, anche per chi poi effettivamente va in Sicilia, viene in Sicilia, quindi è molto bello. E poi per il resto dico, ci vuole coraggio ad andare, ci vuole coraggio a restare e ci vuole Assolutamente. coraggio a tornare. Tutte le scelte hanno comunque Esatto. le loro difficoltà, le loro Sì, sì. No, limitazioni. io infatti lo dico sempre a chi vabbè, perché di solito dal momento in cui abbiamo noi iniziato ad informare amici e parenti che saremmo tornati, le reazioni sono state abbastanza variegate, diciamo. La prima è sicuramente di shock. Eh "Oh, sì. ma siete pazzi, ma chi ve lo fa fare? Ma rimanete dove siete", no, e ci vuole coraggio, esatto, a tornare. Siete coraggiosi a tornare? Beh, ma in realtà siamo stati coraggiosi anche ad andare via, cioè Esatto, sì, sì. e chi va via, chi resta e chi torna, perché comunque si tratta di arrivare ad un compromesso con qualcosa. Tu sei andata via per scelta, decidi di rimanere fuori, ma comunque scendi a compromessi con qualcosa, che sia vivere Assolutamente in un sì. paese freddo, che sia vivere lontano da casa, cioè ognuno fa ovviamente delle scelte. Quindi sì, hai detto bene, qualsiasi scelta è coraggiosa e in maniera ovviamente del tutto personale, e Assolutamente sì. soggettiva. Sì, sì, e poi appunto c'è quella scala di priorità che bisogna mettere in ordine e dire: "Okay, la mia priorità è questa o quell'altra", e la decisione viene dettata Esatto, anche da là, quindi ci sta, esatto. cioè il ragionamento fila assolutamente. Però Poi, è ovvio non ti che nascondo che nel nostro caso, come in tante altre storie che finora ho raccolto anche per il blog, il Covid è stato il momento, diciamo, della verità. Perché fino al giorno prima del lockdown pensavamo di essere, persone totalmente libere. Io per esempio avevo questa remora di andare molto lontano perché, volevo avere la possibilità di tornare spesso, di mh-mh, tornare tutte le volte che volevo, se c'era una necessità. E Dario giustamente mi diceva: "Vabbè, ma prendi un aereo e torni, qual è il problema? Siamo in Europa certo, alla fine". Finché siamo arrivati al punto in cui quell'aereo non lo si poteva più prendere e soprattutto esatto. le Canarie, per dove sono ubicate geograficamente, non ti offrono nessun'altra alternativa all'aereo. Il Covid ha giocato un ruolo importantissimo in questo senso per tantissime persone, come anche magari è stata la Brexit per quanto riguarda UK, Esatto, tanta gente sì. che o voleva andare o magari era lì, una volta che comunque, il paese è uscito dall'Unione Europea ha pensato di spostarsi su un altro paese o tornare, perché le condizioni che si venivano a creare Esatto, non erano più vantaggiose secondo la scala, di priorità, ma anche di valutazione di ognuna di queste persone. Quindi sicuramente non possiamo sapere quello che ci aspetta no, dopo e al esatto, di là del esatto, nostro quello che effettivamente ci succede intorno che poi esatto, condiziona che poi condiziona. condiziona le scelte. E il bello è poter scegliere alla fine, quindi Esatto, ci sta. esatto. L'importante soprattutto è poter scegliere e io dico sempre è importante anche poter tornare sui propri passi, perché io sono partita con l'idea: okay, è un trasferimento definitivo, nel senso che io mi sto portando via tutto con l'intenzione di cominciare da zero una nuova vita all'estero, Mh-mh, però non escludo la possibilità di cambiare idea. certo.
l'hai anticipato durante, cioè, insomma, il lavoro che tu fai sul blog e poi condividi anche su Instagram alcune parti sotto forma di Mm, post. Ho visto ultimamente anche qualche live chat con altre persone che sono tornate in Sicilia, a prescindere dal sì, fatto che fossero all'estero o da altre parti d'Italia. d'Italia. Mhm. Sicuramente l'argomento shock culturale nasce sempre, si sa che quando si va a vivere altrove c'è uno shock culturale perché bisogna un po' adattarsi a quello che Sì. è un modo di vivere, di pensare, di parlare diverso. Quindi volevo chiederti un po' se ti ricordassi qual è stato lo shock più grosso che hai avuto in Spagna, alle Mm. Canarie, e poi come pensi di affrontarlo, se pensi di dover affrontare uno shock culturale Ritorno. al contrario nel tornare comunque a Sì. casa. Assolutamente sì, entrambe le domande. Allora, arrivando in Spagna, lo shock iniziale è stato principalmente di due tipi, un poco a livello sociale, umano, perché comunque arrivare qui da soli, sì, eravamo in due, ma eravamo soli. Da soli, E certo. quindi in un posto completamente nuovo, di cui all'inizio non parlavamo la lingua, se non proprio Mm, l'essenziale. Quindi ricominciare totalmente da zero, crearsi dei rapporti umani, delle relazioni, delle amicizie, quando ormai non hai più 20 anni, non sei più nell'ambito universitario o delle feste studentesche, è difficile comunque sì. crearsi un circolo di persone. Quindi quello è stato molto impattante, anche perché Dario fa un lavoro che lo porta a mesi alterni fuori, quindi già Mm, eravamo solo in due. certo. Poi a mesi alterni quella equazione si riduceva ulteriormente del 50%, quindi io rimanevo sola. Quindi a livello proprio sociale e umano è stato difficile all'inizio. Difficile, certo. Poi anche a livello amministrativo Mm, purtroppo è stato complicato, perché in diverse occasioni ci siamo trovati a chiedere a che serve essere cittadini dell'Unione Europea? Perché ci siamo imbattuti in dei processi burocratici molto complessi, ok. inutilmente complessi, che Mm, tu da cittadino italiano non ti aspetti, però purtroppo abbiamo visto che ci sono cittadini europei di serie A, di serie B, e ah, indovina in che serie indovina dove giriamo sono gli noi? italiani. Ok. Esatto. Ah, Quindi è stato molto frustrante all'inizio, perché per fare la residenza, prendere il mhm. numero identificativo fiscale, abbiamo dovuto lottare a lungo. E questo è stato abbastanza scoraggiante, perché in molte occasioni eravamo trattati alla stregua di cittadini extracomunitari e Mm, lì non vedevamo proprio il vantaggio di essere europei, che in teoria avremmo dovuto avere una strada un poco più agevole. E mm. poi in realtà lo shock vero e proprio è arrivato col tempo, quando più passava il tempo e vivendo e lavorando in un posto, io soprattutto entrando più a contatto diretto con la gente di qua, ho cominciato a conoscere diverse sfaccettature, no, culturali, che magari non mi vanno A esattamente a genio. genio, esattamente. E quindi Ok. anche questo poi è stato messo lì nella bilancia del dire: "Okay, però alla fine, cioè, non è tutto rose e fiori comunque". Sì, sì, vabbè, anche quell'idea che se si, insomma, fuori comunque Sì, dall'Italia è tutto tutto sia perfetto, chiaramente non esiste, anche perché bisogna vedere fuori dall'Italia, ma dove? dove anche, esatto, Tra l'altro in esatto. passato avevo registrato insieme ad un'altra ragazza italiana che vive in Spagna proprio un video su quelli che sono i passaggi per trasferirsi e Mh-mh. magari anche lì, cioè se vivi a Barcellona o a Madrid piuttosto Esatto, che alle Canarie, le cose possono esatto. essere diverse. Io dico la verità, serie A e serie B, ma perché qui gli italiani purtroppo nel passato hanno fatto un sacco di guai e Mm. quindi adesso, come si suol dire, pagano i giusti per i peccatori. Tra l'altro suona abbastanza nuova questa cosa, perché di solito no, non siamo abituati comunque a sentirci Esatto. trattati così. Cioè, ah, gli italiani, che sono belli gli italiani, No, invece io ogni ti dico tanto solo che sono arrivati a dirci che per prendere la residenza avremmo dovuto comprare o un'auto o una casa. O un modo per dare una garanzia che non fossimo lì a a truffare, truffare. su queste Eh cose sì, qua. vabbè, perché le Quindi un Canarie comunque poco. hanno un loro statuto particolare, diciamo, Sì, sì, e sì, 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 quindi sì, questa sì, cosa ogni tanto può creare qualche esattamente. rischio. Ok.
E poi invece rispondendo all'altra domanda, sì. il ritorno in Sicilia, sì, assolutamente mi aspetto un altro shock, perché comunque è difficile poi, no, riambientarsi, reimmergersi. Da un lato Sì. torni col vantaggio di sapere cosa ti aspetta, no, a Mh-mh. differenza di un paese straniero in cui è tutto nuovo, Certo. però forse è proprio il sapere cosa ti aspetta che ti destabilizza un poco. Sì, ma Quindi perché poi immagino che un po' lo shock per esempio della vita sociale, no, comunque ci sia, nel senso è vero che hai la famiglia, che probabilmente ci sono magari anche amici, che sì, vivono ancora lì, con i quali sei cresciuta, eccetera, però nel frattempo tu sei cambiata, loro sono esatto, cambiati e le vite comunque hanno preso, percorsi esattamente, diversi, quindi non è detto che poi ci si ritrovi a condividere ancora la esattamente. vita o comunque magari in maniera diversa da come la si condivideva in passato o la si Prima, è chiaro. condivisa in questo periodo di distanza. Hai esattamente centrato un punto che poi è stato uno dei motivi, diciamo, scatenanti, no, dell'idea del blog. Era proprio questa Esatto. voglia di creare delle connessioni ancora prima di tornare nel mio caso, conoscere altri siciliani o comunque italiani o stranieri che hanno deciso di, trasferirsi in Sicilia o di tornare e Mh-mh. cominciare a fare un poco di rete, no, per Direi. scambiarsi esperienze, per chiacchierare, per supportarsi, perché è una cosa che io torno sola e, "subisco" tra virgolette e affronto questo shock culturale, è una cosa che siamo 2, 3, 4 che Certo. chiacchieriamo, magari ci ridiamo su, cerchiamo di sdrammatizzare un Vi poco e supportate, ci certo. supportiamo esattamente a vicenda. Okay. E quindi anche perché, come dicevi prima, gli amici di sempre sì, ci sono, però spesso poi torni e non hai molto da condividere, perché comunque avete intrapreso strade talmente diverse che poi è difficile camminare sulla stessa linea. Quindi è Assolutamente sì. bello vedersi, trascorrere del tempo insieme, però poi a livello veramente di creare, iniziative, progetti, fare qualcosa insieme, hai bisogno di persone con cui sentirti più allineata e Per poterlo quello che fare sei con oggi e non per quello che esatto, eri esatto. prima di partire, Esatto, e assolutamente, soprattutto capisco. farlo con persone che hanno vissuto un'esperienza simile alla tua, quindi sanno cosa significa essere andato via, l'aver vissuto lo shock culturale fuori, vivere da expat, tornare, quindi, Sì, hai sì, sì, cose da da condividere in questo condividere e ci senso. si capisce meglio, è vero, è vero. Il tuo blog, quindi Mh, l'idea è nata anche da questa esigenza esatto, di sentire gli altri e di creare una rete. Che cosa esatto. troviamo sul tuo blog? Raccontacelo un po'. Allora inizia l'idea appunto viene da lì, da una parte il bisogno proprio mio di buttare fuori questo viaggio, perché a me è sempre piaciuto scrivere a livello proprio mio personale, introspettivo, perché nasco come persona abbastanza introversa, quindi, Mh, dove non arrivavano le parole orali, arrivavano le parole scritte, no, e quindi dal momento in cui abbiamo preso con Dario la decisione di rientrare, ho sentito quell'esigenza di scrivere, di raccontare un poco il mio viaggio, prima quello che è stato il viaggio verso l'estero, quindi l'emigrazione, e ora pian piano seguire e raccontare il mio viaggio di ritorno. di E ritorno. dall'altra parte ho sentito quel bisogno di fare rete, trovare in giro altra gente che stesse vivendo o avesse vissuto quell'esperienza di ritorno per avere, io intanto personalmente in maniera molto egoistica, avere io un supporto. Ho bisogno di Ci qualcuno che sta. mi tenga la mano e mi dica: "Guarda, torna che ce la facciamo, insieme possiamo fare qualcosa, sopravviverai". E poi invece nel cammino ho scoperto comunque gente molto interessante e vedo che per quello ho iniziato a raccogliere altre storie, no, intervistando altri Sì, siciliani che sono rientrati e quindi questa è anche una parte adesso cospicua del blog, quella delle interviste. E queste storie in realtà stanno aiutando molte altre persone, non solo certo. me, perché chi le legge e si rivede in quei racconti, tante volte mi scrive: "Ah, ma io ho vissuto esattamente la stessa cosa, ho provato le stesse paure, gli stessi, sentimenti, le stesse emozioni". Quindi è anche, un non sentirsi soli in questo viaggio di ritorno, che è comunque un viaggio impegnativo a Impegnativo, livello certo. mentale, e quindi creare un poco uno spazio di condivisione e magari portare poi quelle relazioni dall'online all'offline, possiamo Esatto, dire ma questa che cosa. sicuramente non mancherà occasione, anche perché ho visto un paio di Esatto. persone che hai intervistato e sono certa che Sì, ci sarà modo poi di vedervi e di continuare. sì, Comunque è una bellissima idea.
Ricordo che vabbè, tornare in Sicilia è anche scritto accanto al tuo nome qui. Sì, Trovate, ragazzi che state ascoltando, il link sia di Instagram che del blog, che mhm, comunque ha lo stesso nome, giù in descrizione. esatto. No, comunque appunto è un'idea molto, molto carina e confermo che tante volte l'online, l'internet, i social media, il bello dei social media è il fatto che poi effettivamente portino le persone a condividere Sì, nella vita reale. Ci sono le due facce della medaglia, però se si usano bene veramente possono portare tanta gente intanto a non sentirsi sola in una decisione, in una scelta, in una fase di mhm, vita, eccetera, e poi appunto a portare le persone a vivere delle esperienze anche insieme dal vero, esatto. nella vita reale, quindi è E a molto me bello. poi sta servendo molto perché, come ti dicevo prima, sto incontrando persone che manifestano, no, questa voglia di fare, di creare insieme, quindi creare non solo rete, ma creare iniziative, Sì, progetti e quindi è bello, no, sapere assolutamente. che torni in un ambiente da cui comunque prendere stimoli, che ti può continuare a far crescere anche sia a livello umano che a livello professionale. E per me questo è importantissimo, perché pensare altrimenti di tornare in una città, in questo caso Catania, senza avere una rete di persone o okay, inizierò il mio lavoro da freelance, bello, però Certo, cosa anzi, posso a fare maggior per il ragione che tu territorio? lavori da freelance, non sei in un ufficio che ti porta magari a Esatto, conoscere delle persone, ma lavori da sola comunque, quindi è uno esatto, stimolo in meno nel esattamente, conoscere altre persone. Che esattamente. cos'è che ti porterai però delle Canarie? Cos'è la cosa che ti piace o le cose che ti porterai dentro che ti sono piaciute di più di questa vita alle Canarie? Mm. Allora, ci riflettevo l'altro giorno e la risposta più immediata e banale, sarebbe dirti il tempo, il clima, ma in realtà è una bugia, perché Ok. dove vivo, esattamente nella città in cui vivo io, purtroppo non è sempre soleggiato, non è sempre caldo, quindi diciamo che il clima con la Sicilia un po' se lo giocano. Quello che mi mancherà sono principalmente 2 aspetti più, a livello sociale, culturale. Da una parte, l'assenza di giudizi e di pregiudizi. Cioè Mm. qui banalmente puoi veramente essere chi vuoi, puoi vestirti come vuoi, truccarti come vuoi, non vestirti come vuoi, amare chi vuoi e non percepirai mai quel senso di giudizio, nessuno che ti insulta per strada, che ti guarda male. Questa è una cosa che, in generale in Italia, la differenza con l'Italia è molto, molto forte. Sì. E poi dall'altra parte, un altro aspetto culturale che all'inizio invece è stato scioccante, è che Mhm. la slow life, no, il vivere lento, che all'inizio è stato di uno snervante incredibile, perché arrivando da una frenesia, da una quotidianità fatta di stress, di corri, 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 quando poi arrivi qua e tu vedi che la cassiera per passarti una bottiglia d'acqua ci mette un quarto d'ora perché nel frattempo deve andare a pesare la frutta alla signora che si è scordata l'etichetta, oppure chiacchierare o rispondere al telefono, tu dici: "Ma io cioè ho fretta, me ne devo andare". Quindi all'inizio è pesantissimo, però una volta che lo interiorizzi, cioè gli dai il giusto valore, Il perché giusto quel valore, vivere con la lentezza ti permette di assaporare poi di più, no, il posto, i momenti, le decisamente. persone. Quindi questo spero di Sì. non perderlo perché comunque anche Dai, per in questo Sicilia ce motivo la dovresti fare a non sì, infatti, anche perderlo. perché non andremo a vivere in città anche per questo, Mhm. quindi cercheremo di mantenere uno stile un poco più rilassato di vita, però queste sono le cose che principalmente Bene, mi bello. mancheranno. Delle cose importanti, soprattutto Sì, quella di poter essere chi vuoi, mh, libero dai pregiudizi e giudizi sì, degli altri, che è un tema, insomma, abbastanza importante, eh, soprattutto negli ultimi tempi e in Italia. Ma esattamente. comunque, ma va bene. Prima di chiudere, Chiara, che consiglio ti senti di voler dare a chi vuole andare, ma anche a chi vuole tornare? Allora, innanzitutto, che quello che a me è servito tantissimo, è di ascoltarsi. Cioè ascoltare quella vocina dentro a cui tante volte non facciamo caso perché il corri corri, appunto, la quotidianità, l'abitudine, non abbiamo tempo.
per ascoltare, no? Guardarci dentro, dare il giusto peso a quelli che sono i nostri desideri, le nostre sensazioni e magari il nostro corpo o il luogo che ci circonda, le persone che ci circondano ci stanno mandando dei segnali per dirci che forse non stiamo veramente bene. E quindi il primo consiglio è ascoltarsi, capire cosa ci fa stare bene e cosa no e perseguire quello stare bene, quel benessere che non deve essere necessariamente fatto di cose grandissime per me banalmente è la serenità e non tutti i luoghi possono darci la serenità e non allo stesso modo. Per te, l'Olanda può essere serenità, per me no, per un'altra persona più o meno, no? Quindi Certo. quello innanzitutto, ascoltarsi e capire cosa veramente ci fa stare bene e male e in quel senso farsi guidare. Non importa che sia una decisione di pancia o di cuore, secondo me però farsi guidare e non avere paura di tornare sui propri passi. O così come non avere paura di fare un passo un poco più lungo, no, più rischioso, che può essere andare all'estero, se senti quella necessità, Mh-mh. quella voglia di fare un'esperienza che magari non è dettato dalla necessità, perché tu magari a Certo. casa tua stai bene, hai il tuo lavoro, hai le tue relazioni umane, però senti quella fiamma che dice: "Vai, prova", fallo. Perché poi l'altro consiglio è di viverla un poco con la filosofia del nulla è per sempre. Cioè prendiamo quello che abbiamo oggi, viviamocelo e quando non stiamo più bene cambiamo. Non Torniamo siamo indietro, alberi del resto. esatto, esatto, non siamo alberi, quindi finché abbiamo la possibilità di farlo, perché chiaramente non è sempre così facile, Certo. però, viverci quello che ci fa stare bene e quando riconosciamo che già non stiamo bene, spostarci verso dove ci porta quel Sì. benessere. Sempre per quell'idea di ascoltarsi, quindi ci Esattamente, sta. Molto esattamente. bello quello che hai detto, molto, molto saggio. E se mi permetti, io vorrei aggiungere che tornare non è un fallimento. Esatto, Si può tornare sui propri passi, ma perché fa parte del processo di crescita. Non è esatto, necessariamente dire sono andato lì, ho sbagliato. No, hai fatto un esatto. percorso, sei cresciuto e hai realizzato che adesso è il momento di tornare. Dipende tutto dal punto di vista. Per me, per esempio, è stato un fallimento emigrare, perché io Mh-mh. ero già tornata in Sicilia Eh con sì, è vero. l'idea di creare qualcosa. Quindi nel momento in cui ho deciso di andare per me è stato quello il fallimento, e dire: "Okay, non sono riuscita a creare nulla qui, vabbè, me ne vado, Me ne poi vado. poi si vede", no? E Mh-mh. quindi sì, sempre per quell'idea del ci vuole coraggio a rimanere, a restare, a tornare, perché non esiste una decisione giusta o sbagliata a priori, ma è Esatto. una cosa molto personale per cui si può tornare senza viverlo come fallimento, magari sì, magari c'è chi torna perché dice: "Bah, niente, non ce l'ho fatta e torno", oppure chi vive come fallimento l'andare via, ma in realtà in nessun caso è un fallimento, No, è sono tutto un sempre percorso di esperienze crescita. esatto, che ci arricchiscono, prendiamo quello che ci danno e poi ne facciamo tesoro e vediamo come lo possiamo reimpiegare in altro. Esatto. E con queste perle di saggezza ti L'età, ringrazio. l'età. No, ti ringrazio tantissimo Chiara, ma soprattutto ti faccio un sacco di in bocca al lupo. Io ti Crepi. seguo e ti continuerò a seguire sulla pagina su Instagram e sul blog, perché sono molto, Bene. anche per me che non ho magari in testa l'idea di Esatto. tornare, però proprio mi incuriosisce sentire Sapere le che storie, i succede, no, nel racconti frattempo. e capire che cosa succede e perché e come poi la gente appunto si reinventa, si realizza, fa Mh-mh. rete e condivide questa esperienza in quella che comunque in un qualche modo per me rimane sempre casa. Quindi ho Certo, anche questa certo. seconda motivazione, diciamo. In bocca al lupo tantissimo a te, Crepi, a Dario, crepi. e ci Grazie teniamo in mille. contatto e grazie a tutti per aver ascoltato il nostro video. Grazie a te Ciao! Rossella. Ciao.